Buongiorno amici e bentornati! Oggi prepariamo un polpettone per le feste davvero bellissimo, buonissimo e soprattutto facilissimo da preparare. Prima di cominciare vorrei invitarvi a iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti e a lasciare un like a questo video. Bene, prendiamo una ciotola capiente, inseriamo 800 g di carne macinata, 4 uova, prezzemolo tritato al coltello, 100 g di pangrattato, 100 g di parmigiano, sale quanto basta e iniziamo ad impastare. Vi consiglio di impastare con le mani. In questo modo vi renderete conto se l'impasto è abbastanza morbido o se necessita di un altro pochino di uovo. Bene, l'impasto è perfetto. Ho messo a bollire 4 uova per circa 10 minuti e ho cotto gli spinaci 350 g al microonde o se volete potete farli lessati, è la stessa cosa. Li andiamo a scolare e aggiungiamo una noce di burro, 30 g di parmigiano e mescoliamo. A questo punto prendo un foglio di carta da forno, 2 cucchiai di olio e iniziamo ad appiattire la carne macinata. Farciamo con gli spinaci, g di provola tagliata a fette, e le nostre uova sode. Se volete potete aggiungere anche dei salumi. Io preferisco lasciarlo così perché trovo che sia più delicato e più delizioso. Andiamo a chiudere il polpettone aiutandoci con la carta da forno. Lo arrotoliamo bene, stringiamo, cerchiamo di eliminare tutte le particelle d'aria che sono incorporate e chiudiamo anche i bordi in questo modo. Premiamo bene sulle estremità. Adesso possiamo mettere sulla superficie un po' di pangrattato. Se ricordate avevamo messo sulla carta da forno dell'olio, quindi il pangrattato si attaccherà bene al polpettone e creerà una crosticina davvero fantastica, ma assolutamente non dura. Continuiamo a dare la forma giusta al nostro polpettone e aggiungiamo anche il pangrattato sulla parte sottostante, mano a mano che lo andiamo a girare. Fate dei movimenti delicati ma senza paura. Vi piace il polpettone? Se questa ricetta vi sta piacendo lasciate un bel like. Vi ricordo che potete seguire le mie videoricette anche su Instagram e su Facebook. Vi lascio tutti i link qua giù nel box informazioni. Guardate, poco a poco il polpettone ha preso la sua forma. Ci vuole soltanto un pochino di pazienza. Vi sto lasciando tutte le immagini così potete realizzarlo insieme a me. Adesso
ho preso una pirofila e vado ad inserire il polpettone all'interno, sempre aiutandoci con la carta da forno. Ungiamo con un filo d'olio e lo andiamo a cuocere in forno preriscaldato statico a 220 gradi per 45 minuti. Nel frattempo che il polpettone cuoce, preparo delle patate davvero favolose, delle patate aromatiche con burro davvero buonissime. Prendiamo 6 patate, le laviamo, le sbucciamo e le tagliamo a tocchetti. Facciamo sciogliere in un tegame circa 20-30 g di burro, uniamo 2 cucchiai di olio, un pizzico di pepe nero, rosmarino e uno spicchio di aglio. Lasciamo sciogliere. Quindi aggiungiamo 2 bicchieri di acqua e quando arriva a bollore possiamo tuffare all'interno le nostre patate e naturalmente anche un po' di sale. In questo modo. Non so se le avete mai provate, ma sono buonissime. Le lasciamo cuocere con il coperchio a fuoco medio per circa 20 minuti o comunque fino a che saranno morbide. Fanno un profumo eccezionale. Se non le avete mai provate dovete assolutamente prepararle perché sono buonissime. E guardate il polpettone appena sfornato. È bellissimo, non si è per nulla aperto. Guardate che colore e che crosticina. Lo lasciamo raffreddare per circa un'oretta, anche di più se avete il tempo. Così sarà più facile tagliarlo e dopo possiamo tagliarlo. È meglio fare delle fette un pochino più grosse perché altrimenti rischieremo di romperlo. Guardatelo e ditemi se non è goloso. Noi lo abbiamo mangiato ieri sera, vi posso assicurare che è di una bontà veramente unica. Un bellissimo polpettone da preparare anche per le feste, per Natale o comunque per i giorni festivi. Secondo me è davvero un'ottima ricetta che vi straconsiglio. Non è per nulla secco se è questo che vi sta preoccupando. Resta bello morbido perché all'interno abbiamo gli spinaci. Potete prepararlo anche in anticipo e congelarlo e poi affettarlo all'occorrenza. Bene, spero che anche questa ricetta vi sia piaciuta. Se così ricordate di supportare il mio canale lasciando un like che è davvero importantissimo, un commento e se avete la possibilità di condividerlo con i vostri amici su Facebook oppure su WhatsApp, insomma dove volete, mi aiuterete davvero tantissimo per far conoscere il mio canale. Io vi mando un bacione e un abbraccio e ci vediamo presto con una nuova videoricetta. Buon sabato, buon fine settimana e tanti saluti anche dai miei gattini Ayaz e Chanel. Ciao!